Sei lì a New York, al secondo turno dello US Open. Sei un tennista tosto, uno che l'anno prima ha buttato fuori persino Djokovic. Ti senti carico, pensi che l'impresa sia ripetibile, hai i tuoi colpi potenti, il tuo servizio e la tua grinta. Poi ti trovi di fronte Sinner, che si presenta in campo con l'aria di chi deve solo sbrigare una formalità, un po' come quando devi ritirare una raccomandata. No, Sinneropolo ieri sera non era in vena di scherzi. Ogni volta che Popyrin provava a fare qualcosa di pericoloso, Sinner rispondeva con un no, grazie, educato ma fermo. Popyrin tirava bombe, Carotino le rispediva al mittente con la tranquillità di chi sta bevendo un caffè. L'australiano provava qualcosa di diverso, Jannik lo guardava con un'espressione che diceva «carino, ma non ce la farai mai». A onore del vero, Popyrin qualche chance l'ha avuta, procurandosi ben 5 palle break durante il match, ma più per una mancanza di Sinner, che ha servito solo il 56% di prime palle. Ma nonostante questo, Sinneropolo non ha mai ceduto il turno di battuta. È incredibile, sul veloce, anche senza prima palla, il suo gioco è sufficiente per dominare l'avversario. L'altoatesino guida una Ferrari a 50 all'ora in autostrada sapendo che se vuole, in qualsiasi momento, può schiacciare sull'acceleratore e lasciare tutti indietro. Il match è durato poco più di 2 ore e a metà match Cahill stava già prenotando il ristorante. Popyrin, alla fine, non ha potuto far altro che applaudire l'avversario. Ne è passata di acqua sotto i ponti dal loro ultimo incontro nel 2021, quando l'australiano aveva dominato in 2 set. E ieri si vedeva chiaramente quello che passava per la testa di Popyrin. Ma che è successo a sto ragazzo? Cosa gli danno da mangiare a colazione? In sintesi, una partita a senso unico, dove Sinner ha dimostrato perché è il numero 1 e Popyrin, ha imparato a sue spese che quando c'è Jannik la festa è sempre solo sua. Vi do solo un dato statistico. Sinner ha vinto 41 delle prime 50 partite slam sul cemento, come Roger Federer. Non male per uno che dopo il match pensa più alla carbonara che al ranking. Ieri all'Arthur Ashe Stadium è andata in scena una partita che sembrava scritta da Netflix. Denis Shapovalov parte come protagonista ribelle, prende il primo set e nel terzo si porta avanti 3-0 con la palla del 4-0. Il pubblico già pronto a gridare plot twist, ma ecco che Sinner, con la calma di chi ha appena finito un sudoku, decide che è il momento di cambiare canale. Da lì 9 game consecutivi. 9! Denis ha provato a reagire, ma sembrava uno che ha dimenticato il pin del bancomat proprio davanti alla fila. Sinneropolo, invece, con la precisione di un chirurgo e la freddezza di un gelato al limone, ha ribaltato tutto. 5-7, 6-4, 6-3, 6-3. Il punto della settimana? Una smorzata chirurgica seguita da un lob che ha fatto venire il torcicollo a Shapovalov e l'applauso anche ai raccattapalle. Morale della favola, se vuoi battere Sinner devi farlo prima che si ricordi di essere il numero 1 al mondo. Dopo è come cercare di fermare un treno con un cucchiaino. Stanotte, a US Open 2025, Alexander Bublik ha scoperto, ahimè, che Jannik Sinner conosceva già tutti i trucchi dietro le sue magie. Pel di Carota si era documentato per benino, sì, e si era fatto aiutare per l'occasione da un nuovo mental coach. Così il kazako ha provato a suonare tutta la sua sinfonia, la sua ode maligna al macello, serve in volley, slice, palle corte e battute sarcastiche. Niente da fare. Sinner rispondeva con colpi devastanti da balistica di precisione. E a un certo punto Bublik ha chiesto «Posso almeno vincere un punto?» E il magnanimo Sinner glielo ha concesso. E così, dopo aver realizzato il suo primo vincente, il kazako era un mix di gioia, incredulità e probabilmente in un principio di crisi esistenziale. Il pubblico in delirio, il giudice di sedia commosso e al falco elettronico è scesa addirittura una lacrima. A metà del match, Bublik era così sconsolato e in difficoltà che a un certo punto sembrava stesse cercando il tasto ESC per uscire dal programma. Ma niente da fare, il melodramma doveva andare in scena fino all'epilogo finale. 3 set, fotocopia, 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 6-1, 6-1, 6-1. E quando perdi così, hai solo 2 opzioni, piangere o diventare fan del tuo carnefice. Bublik ha scelto la seconda. You are the God, gli ha detto alla fine del match. E noi gli vogliamo bene e lo capiamo benissimo. Stanotte, sotto le luci sfavillanti dell'Arthur Ashe Stadium, si è consumato il più elegante dei duelli, Jannik Sinner contro Lorenzo Musetti. Un derby tutto tricolore condito da slice, dritti incrociati e un pizzico di tensione da... chi paga il caffè dopo?
Spoiler, lo paga Musetti, eppure con la mancia. Un match così epico che pure la pizza a un certo punto ha smesso di lievitare per guardarlo. La partita è iniziata come una sinfonia di colpi impossibili. Sinner, preciso come un orologio svizzero, piazza ace che sembrano disegnati al computer, mentre Musetti risponde con rovesci e una mano così belli che meriterebbero un'esposizione al Louvre. Ma Sinner ha deciso di non perdere tempo. 6-1 nel primo set in 27 minuti. Praticamente ha giocato più veloce di una moca sul fuoco. Nel secondo set Lorenzo ha finalmente trovato il coraggio di dire basta, ma solo per un paio di game. Ha avuto una palla break, ma Sinner l'ha cancellata con un ace che ha fatto tremare i bicchieri di prosecco nei palchi VIP. Terzo set, un déjà vu con Musetti che ha provato a rientrare cercando di rispondere con variazioni di ritmo e colpi artistici, ma sembrava più un pittore impressionista contro un ingegnere svizzero. Bello da vedere, ma poco efficace. Così Sinner ha chiuso il sipario con un dritto da manuale e un break finale che ha fatto sembrare tutto troppo facile. A fine match, Jannik ha dichiarato: con Lorenzo siamo amici, ma in campo l'amicizia si mette da parte. Tradotto: ti voglio bene, ma oggi ti ho asfaltato con affetto. Insomma, il derby è stato un po' come una cena tra amici dove uno cucina e l'altro lava i piatti, solo che Musetti ha finito per lavare quelli di tutto il condominio. Stanotte, sotto le luci sfavillanti dell'Arthur Ashe Stadium, è andato in scena un match che sembrava scritto da uno sceneggiatore hollywoodiano con la febbre gialla. Da una parte, l'italiano d'acciaio, la statua di marmo di San Candido, Sua Maestà Jannik Sinner. Dall'altra, il ragazzo canadese con un nome che se lo pronunci male ti si arrotola la lingua e ti serve un cavatappi, Félix Auger-Aliassime. Il primo set, un monologo, una gita fuori porta per il nostro Jannik, un 6-1 che ha fatto sbadigliare persino la Wintour in tribuna, e se lei sbadiglia vuol dire che il tennis è veramente in pericolo. Mentre Sinner dominava il campo come un imperatore romano, Felix invece sembrava un turista spaesato a Times Square più che un semifinalista slam. Il pubblico americano, abituato a popcorn e spettacolo, cominciava a chiedersi se fosse il caso di cambiare canale. Nel secondo set il canadese si sveglia, forse ha trovato il caffè con la miscela giusta, forse ha capito che non era una partita di paddle. Lo chiude 6-3 per lui, con tanto di urlo liberatorio che ha spaventato anche il giudice di sedia. Sinner ha fatto finta di nulla, come quando ti rubano il parcheggio e tu sorridi da bravo cittadino modello. Ma qui entriamo nella leggenda, cari amici, perché se c'è una cosa che abbiamo imparato su Sinneropolo è che mollare non è nel suo vocabolario, e non si tratta solo di non mollare, lui sembra quasi trarre energia dal disagio. E così, dopo un medical timeout poco preoccupante, Carotino è tornato in campo iniziando a giocare come se avesse due motori, uno per il dritto e uno per il rovescio, entrambi alimentati a energia nucleare. Auger-Aliassime ha provato a resistere, a lanciare fulmini e saette, ma era come lanciare dardi contro un muro di titanio. Jannik, con la calma di chi sa che la finale lo aspetta, ha chiuso il match come si chiude una porta quando fuori piove, con decisione e 0 rimpianti. 6-3, 6-4. 7 settembre 2025, Flushing Meadows. Il sole tramonta su New York, ma sul campo centrale dell'Arthur Ashe Stadium si accende il dramma. Da una parte Jannik Sinner, l'alto atesino con la faccia da bravo ragazzo e il dritto da serial killer. Dall'altra Carlos Alcaraz, lo spagnolo che gioca un tennis in versione freestyle con i pattini ai piedi. Il match inizia e già si capisce che Sinner ha lasciato il GPS negli spogliatoi. La prima palla in vacanza e la seconda è come un invito a cena per Alcaraz, e lo spagnolo ingordo si mangia tutto, pure il dessert. Esibendo un dritto incrociato ruggente, Carlito chiude il primo set 6-2. Nel secondo set, Jannik prova a reagire, tira fuori il suo lato ribelle e il rovescio delle grandi occasioni. La prima di servizio torna a palesarsi e Sinneropolo porta a casa il set 6-3, ma è solo un'illusione, come quando pensi che il lunedì sarà produttivo. Alcaraz torna in modalità non sono umano e piazza un facile 6-1 che fa sembrare Sinner un turista con la racchetta in cerca della sua prima palla rimasta in aeroporto. E io mi sento come se mi avesse lasciato la fidanzata al citofono. Sinner non molla, rimane lì, lotta e suda, ma la prima palla rimane ancora non pervenuta, come un ombrello bucato sotto il diluvio, e Alcaraz è come il wifi del vicino, sempre più forte del tuo.
Lo spagnolo chiude il game 6-4 e si prende il titolo, il trono ATP e probabilmente anche il numero di telefono di qualche spettatrice in tribuna. In ogni caso, anche se il finale è stato più amaro di un espresso senza zucchero, non scordiamoci che Jannik ci ha regalato 65 settimane in vetta, 5 finali slam di seguito, di cui 3 vinte, e un torneo ancora una volta da protagonista. Quindi tranquilli, il tennis è come le serie TV, c'è sempre una nuova stagione. Se vi è piaciuto il video mettete like, iscrivetevi al canale e Pimpi Ripette Nusa, Pimpi Ripette Pam!